Saluti a tutti e benvenuti a Planet Spin Podcast. Oggi ci concentriamo su una cosa tecnica ma fondamentale per chi pesca, i nodi. Esatto. E ne vediamo uno in particolare, uno che dicono sia davvero utile, molto versatile. Sì, parleremo infatti del nodo uni-to-uni, che è un sistema, decisamente efficace per collegare due lenze. Una capacità, preziosa per ogni pescatore. Ok, e per parlarne ci basiamo su guide, video, insomma materiale che abbiamo trovato sul canale YouTube di Planet Spin Fishing e anche sul sito www.planetspin.it. Proprio così. L'idea è capire insieme come si fa, perché funziona così bene e magari quando usarlo, no? Lo descrivono come molto affidabile. Sì, affidabilissimo. E poi vedremo un suo punto di forza notevole è proprio l'efficacia quando devi unire fili di diametro diverso. Ah, tipo? Il caso classico, trecciato come lenza madre e poi il terminale magari in fluorocarbono nylon. Ma va bene anche per collegare il backing alla lenza madre sul mulinello, Interessante, molto interessante. Allora, dai, iniziamo a vedere questo uni-to-uni. Perché proprio questo, secondo le fonti di Planet Spin? Cosa lo rende, speciale? Dunque, il materiale che abbiamo visto, soprattutto i tutorial video sul canale, sottolinea che è relativamente semplice da fare. Ah, bene. Sì, quindi accessibile anche per chi ha iniziato da poco, magari non ha tutta questa manualità con nodi più complicati. Quindi facile ma tiene, perché a volte le cose facili. No, tiene come? È facile ma tenace. Anzi, nelle fonti di Planet Spin si parla proprio di esperienze dirette, gente che l'ha usato per anni. Ah sì? Un altro nodo più tecnico, più sottile, per esigenze particolari, però dimostra quanto sia affidabile l'uni-to-uni sul campo. Capisco. E poi la versatilità che dicevi. Madra terminale che è l'uso più comune, immagino. Esatto. Ma anche per il backing. Utile. Ma guarda, il punto che viene fuori di più è proprio la sua performance quando hai diametri differenti da unire. Che è una situazione comune oggi, no? Con i trecciati sottili e i finali magari più grossi. All'ordine del giorno, direi. Trecciato sottile e terminale in fluoro o nylon di diametro maggiore. Lì l'uni-to-uni lavora davvero bene. E come fa? Cioè, qual è il trucco? La meccanica dietro? La logica è semplice ma geniale. Non è un nodo unico complicato. Sono due nodi uni separati. Due nodi singoli. Spiegami meglio. Allora, immagina le due lenze, trecciato e terminale. Prendi il capo libero del terminale e fai un nodo uni attorno al trecciato. Ok. Poi fai la stessa cosa dall'altra parte. Prendi il capo del trecciato e fai un altro nodo uni attorno al trecciato. Quindi all'inizio due nodi separati e ognuno può scorrere sull'altra lenza. Proprio così. E la cosa furba è che sono fatti in modo che quando li fai scorrere uno verso l'altro e li stringi, si bloccano. A vicenda. Non si superano, creano uno stop. Ah, ho capito. È questo blocco reciproco che dà la tenuta. Geniale. E immagino sia questo che lo rende buono anche con diametri diversi. Hai centrato il punto. Ogni nodo uni lavora per conto suo sull'altra lenza e il sistema intero distribuisce lo sforzo in modo equilibrato anche se gli spessori sono, molto diversi. Il principio è chiaro. Forte. Passiamo alla pratica allora. Come si fa? Vediamo i passaggi, sempre seguendo le indicazioni di planetspin.it. Ok, allora si comincia sovrapponendo le due lenze, mettiamo madre e terminale, per una ventina di centimetri. Parallele. Poi le tieni insieme, magari pizzicandole a metà della sovrapposizione. Ok, e da lì il primo nodo uni. Sì, prendi il capo libero di uno dei due, per esempio il terminale, fai un'asola, un occhiello, sopra entrambi i fili sovrapposti. Tieni ferma l'asola e adesso attenzione. Il capo libero deve passare attorno ai due fili principali e rientrare dentro l'asola che hai appena fatto. E qui c'è la storia delle spire, no? Ne parlano nelle fonti. È importante, c'è una regola. Assolutamente sì, ed è cruciale. Le fonti di Planet Spin sono chiarissime. Il numero di spire dipende dal diametro del filo che stai usando per fare il nodo. Cioè? Se hai un filo spesso, tipo un finale in fluoro bello grosso, fai meno spire. 4, 5, 6 spire bastano. Se invece stai usando un filo sottile, come un trecciato fine, ne devi fare di più, da 6 a 10 spire.
E perché questa differenza? Perché più spire col filo fine? Sembra controintuitivo. Ottima domanda. Beh, il materiale su Planet Spin lo spiega bene. E l'obiettivo è fare 2 nodi uni che alla fine abbiano più o meno lo stesso volume, la stessa massa. Ah, Facendo più spire col filo sottile e meno con quello grosso, cerchi di pareggiare le dimensioni finali dei 2 nodi. Questo è importantissimo perché evita che il nodo più piccolo, quello fatto col filo sottile, scivoli o si incastri dentro l'asola più larga del nodo fatto col filo grosso. È un dettaglio tecnico furbo che garantisce la tenuta proprio quando i diametri sono diversi. caspita, non ci avevo pensato. Bilanciare le dimensioni, notevole. Ok, quindi ho fatto le spire giuste. E poi? Poi, passaggio chiave: lubrificare. Prima di stringere le spire, bagnale bene. Saliva va benissimo. Importante. Fondamentale. Riduce l'attrito da morire quando stringi. Senza lubrificare il filo si scalda, si può danneggiare, rovinare proprio lì, sul nodo. E addio tenuta. Un attimo, ma fa tutta la differenza. Ricevuto. Lubrificare sempre. Quindi tiro il capo libero, serro le spire, formo il primo nodo iuni, ma non lo stringo a morte sull'altra lenza, giusto? Deve poter scorrere un po'. Esatto, lascialo un pochino lasco. Poi ripeti tutto dall'altra parte. Prendi il capo libero dell'altra lenza, la madre nel nostro esempio, fai l'asola, fai le spire attorno a entrambi i fili e dentro l'asola, ricordandoti la regola delle spire, Quindi se il trecciato sottile, fai le tue 6-10 spire. E ovviamente... Lubrifico di nuovo prima di stringere anche questo. Perfetto! Lubrifichi e stringi anche il secondo nodo uni, tirando il capo libero, sempre lasciandolo un minimo lasco sull'altra lenza. Ok, adesso ho i miei 2 nodi uni separati. Come li unisco? Allora, prima un'altra lubrificata, sul pezzetto di lenza tra i 2 nodi. Questo li aiuta a scivolare bene uno verso l'altro, senza impuntarsi e a serrarsi pari pari. Capito. Poi prendi in mano le lenze principali, non i capi liberi, mi raccomando, e tiri piano piano, in direzioni opposte. Vedrai che i 2 nodi scorrono e si avvicinano. E quando si toccano? Lì arriva il momento di stringere sul serio. Serve forza, costante e decisa. Un buon sistema, lo suggeriscono anche nelle guide, è avvolgere le lenze principali attorno alle mani. Magari protette. Sì, meglio, con guanti o uno straccio, specie quei trecciati sottili che tagliano. Così hai una presa bella salda e tiri forte. Questo assesta i 2 nodi uno contro l'altro per bene. La giunzione è fatta. Ultimo tocco. Le eccedenze. Esatto. Tagliare via i baffi, i capi liberi che avanzano. Tagliali più vicino possibile ai nodi, stando attenta a non rovinare le spire, ovviamente. Così riduci l'ingombro e il nodo passa meglio negli anelli della canna, specie quelli piccoli in punta. Perfetto. Chiarissimo. Logico anche. Proviamo a fissare i punti chiave, le cose da non dimenticare mai quando si fa questo nodo, seguendo Planet Spin. Certo. Allora, punto 1, lubrificazione. Importantissima. 2 volte. Prima di stringere le spire di ogni nodo iuni e poi sul tratto di lenza tra i 2 nodi, prima di farli scorrere insieme. Mai saltare questo passaggio. Ok, punto 2. La regola delle spire, che è legata al diametro e a quel bilanciamento delle dimensioni dei nodi. Rivediamo l'esempio pratico, dalle fonti. Quello treccia sottile finale spesso. Volentieri. L'esempio è proprio chiaro. Unire una treccia da 15 libre, quindi sottile, a un terminale in fluorocarbon da 40 libre, bello spesso. Ok? In questo caso, più spire col filo sottile attorno a quello grosso, quindi 6-10 spire, probabilmente più verso 10, con la treccia da 15 libre attorno al fluoro da 40 libre. E viceversa? E viceversa, meno spire col filo grosso attorno a quello sottile, quindi solo 4 o 6 spire con il fluoro da 40 libre attorno alla treccia da 15 libre. E il motivo, ripetiamolo, è ottenere 2 nodi di volume simile, così quello piccolo non scivola dentro quello grande. Questa è la genialata spiegata da Planet Spin, per gestire i diametri diversi. Esattamente. È questo il suo segreto per essere così efficace e affidabile in quelle situazioni lì. Quindi i pregi che emergono sono: si fa abbastanza in fretta una volta imparato, è facile da imparare anche se non si è esperti ed è decisamente robusto, specie appunto con lenze di diametro diverso. Insomma, un vero jolly per il pescatore.
L'abbiamo sviscerato bene questo Unituni, grazie alle spiegazioni chiarissime trovate sul canale YouTube Planet Spin Fishing e sul sito www.planetspin.it. Semplice ma ingegnoso, affidabile, versatile. Sì, e i punti di forza sono proprio questi: facilità, tenuta ottima, efficacia sui diametri differenti e poi lo puoi usare sia per il terminale che per il backing. Insomma, un nodo che vale la pena conoscere e saper fare bene. Poi ovvio, come per tutti i nodi, serve pratica, tanta pratica. Sì, la pratica poi ti permette di farlo veloce e bene anche quando sei lì che peschi, magari in barca, con poca luce, le mani fredde. È la memoria muscolare in quei momenti è tutto. Speriamo che questa chiacchierata sia stata utile per capire meglio questo nodo così importante. E magari per chiudere lasciamo uno spunto di riflessione. Adesso che si conosce un metodo affidabile come l'Unitwini per unire lenze diverse, cosa si potrebbe ottimizzare ancora? Forse pensare all'impatto del nodo, anche se minimo, sulla presentazione dell'esca. Oppure, che so, cercare nodi alternativi come l'FOG che abbiamo citato, che sono ancora più sottili per quelle pesche o situazioni dove serve la massima discrezione. Giusto, un invito a non fermarsi, a continuare a esplorare e migliorare la propria tecnica. Perfetto. Grazie per aver seguito questo approfondimento di Planet Spin Podcast. Alla prossima!